Eccoci qua, bentornati in una nuova vicenda esistenziale di un'artista crepata e dimenticata. Sono stata un po' in vacanza ultimamente. No, non sono stata in vacanza, ho lavorato a delle nuove artiste da raccontarvi. In realtà, a dirla tutta, questa puntata l'avevo già registrata, ma ho inconsultamente formattato la schedina della telecamera e quindi l'ho persa. Vabbè, purtroppo il detto dice non c'è due senza tre. Dunque, la nostra artista di oggi è difficilmente categorizzabile. Fa tantissime cose durante la sua vita, maggiormente è ricordata per essere una poetessa e una scrittrice, ma è stata anche una ballerina e una cantante, quindi ne avremo di cose da raccontare. La nostra artista di oggi è Maya Angelou, che gli italiani chiamano Maya Angelou, ma non è Angelou, è Angelou. Vabbè, a differenza minima. Sono Caterina Fassina e questo è Margine, un podcast che riporta in vita artisti rimasti nell'ombra. Marguerite Ann Johnson nasce a St. Louis il 4 aprile del 1928. Suo padre Bailey è un dietologo per la Marina statunitense e sua madre Vivian lavora come infermiera. Entrambi in realtà per mantenere la famiglia fanno due lavori, come purtroppo succede a tanti genitori di colore negli Stati Uniti. Bailey lavora anche come portiere e Vivian come car dealer, vende macchine. Margherita ha anche un fratello maggiore, Bailey Jr., che la chiama Mia Sister, che è una storpiatura di My Sister, e quindi, come molto spesso fanno i bambini, iniziano diciamo a dare soprannomi ai fratelli minori che poi rimangono in famiglia, ed è per questo che Marguerite da Mia Sister viene soprannominata Maya, ed è così che tutti la conoscono ancora oggi, Maya Angelou. Il matrimonio tra Bailey e Vivian è molto burrascoso e culmina in un divorzio abbastanza catastrofico, tanto che nel 1931 i due bambini vengono messi dal padre da soli su un treno, hanno solo 4 e 3 anni, e questo treno li porta dalla nonna paterna, Annie, in Arkansas, in una piccolissima città che si chiama Stamps. La separazione forzata dai genitori lascia Bailey e Maya in un profondo sconforto, anche perché sono troppo piccoli per capire cosa stia succedendo, e quindi loro hanno un trauma da separazione, un trauma d'abbandono, si sentono sbagliati. Come ho detto, siamo nel 1931 e gli Stati Uniti stanno attraversando le prime fasi della cosiddetta Grande Depressione, però la nonna Annie vive molto bene, abbastanza benestante, perché possiede una drogheria a Stamps, quindi ovviamente gli articoli che si vendono nelle drogherie resistono anche alla crisi economica, perché sono beni di prima necessità tendenzialmente. Dopodiché la nonna Annie insegna a entrambi a leggere e a scrivere, mentre lo zio paterno che viveva con la nonna gli insegna a far di conto, insegna matematica. Un anno più tardi, quindi nel 1932, Bailey, il padre, Bailey Senior, viene a riprendere i bambini per portarli da Vivian a St. Louis. Vivian frequenta tale Freeman, che è un delinquente che purtroppo abusa sessualmente di Maya quando lei ha solo 8 anni. Maya, per fortuna, si confida immediatamente con il fratello, Bailey Jr., che giustamente lo dice a Vivian, alla madre. Freeman viene incarcerato, però viene rilasciato il giorno dopo, e lo stesso giorno viene ritrovato ammazzato di botte, probabilmente dagli zii di Maya per vendetta. Però chiaramente dopo questo episodio orrendo Maya è traumatizzata. Maya smette di parlare, si chiude nel mutismo perché è convinta che quell'uomo sia morto per colpa sua. Pensai che la mia voce lo avesse ucciso. Ho ucciso quell'uomo perché ho detto il suo nome. E allora pensai che non avrei più dovuto parlare, perché la mia voce avrebbe potuto uccidere chiunque.
Dopo questo brutto episodio, Vivian e Bailey Senior decidono di rimandare i bambini dalla nonna Annie a Stamps e quando arrivano la nonna Annie nota che Maya viene un po' presa in giro per questa cosa che non continua a non parlare e le dice di non preoccuparsi, no? Perché lei è convinta che Maya farà grandi cose da grande, che insegnerà molto al mondo. Maya comunque frequenta la scuola e qui incontra una maestra, Berta Flowers, che si prende cura di lei. Nota che ha una passione spiccata per la poesia, per la lettura e quindi Mrs. Flowers le presta libri di grandi autori, tra cui Shakespeare, Edgar Allan Poe, però si assicura che Maya legga anche degli autori della National Association for the Advancement of Colored People, quindi della NAACP, che è un punto di riferimento per la lotta afroamericana contro la segregazione razziale, e poi si assicura che legga anche delle autrici afroamericane. Dopo 5 anni, un giorno Mrs. Flowers dice a Maya, forse un po' bruscamente, tu non ami la poesia finché non la pronunci. E allora Maya decide di ricominciare a parlare. Era stata muta per 5 anni e a salvarla è innanzitutto l'incontro con la letteratura, ma soprattutto l'incontro con 2 persone adulte, la nonna Annie e Mrs. Flowers, che con lei non gettano mai la spugna, cioè che non si voltano dall'altra parte come un po' avevano fatto i suoi genitori. Quando compie 14 anni, Maya lascia per sempre Stamps insieme a Bailey Jr. per vivere con Vivian, la madre, a Oakland, in California. Nonostante le vicissitudini, diciamo, tra lei e la madre, comunque Maya le vuole molto bene, loro hanno un bellissimo rapporto. Nel 1944 Maya ha 16 anni, non si è ancora diplomata e incontra un ragazzo che, diciamo, le piaciucchia. Niente di sconvolgente, insomma, cotte adolescenziali, però lei rimane incinta. Tra l'altro pensate che dopo essere andati a letto insieme Maya gli chiese se fosse tutto lì. Cioè si aspettava molto di più, no? Data la mitizzazione del sesso a cui tutti quanti veniamo sottoposti. Quindi, insomma, non era un grande amore, ok? Quando Maya dice a sua madre di essere incinta, Vivian le chiede se siano innamorati. Maya le risponde di no, nessuno dei 2 è innamorato, e allora Vivian sentenzia che non rovineranno 3 vite e quindi non costringe mai a sposarsi con il padre del bambino. A giugno nasce Clyde Bailey Johnson, detto Guy. Questo bambino però occorre mantenerlo, quindi Maya ogni tanto di nascosto si prostituisce. Quando Guy compie 2 anni, però Maya incontra Tosh Angelos, che è un elettricista aspirante musicista, quindi ha comunque una vena artistica. La questione, tra l'altro, è parecchio spinosa perché Tosh Angelos è greco, quindi è bianco, anche se comunque è un immigrato, quindi diciamo che agli occhi dei WASPs, quindi dei bianchi statunitensi, comunque non è bianco, cioè è come gli italiani, sapete, gli italiani non sono stati considerati bianchi negli Stati Uniti da mai, cioè neanche adesso, tendenzialmente, sono, diciamo, i meno bianchi dei bianchi. I greci, come gli spagnoli, siamo tutti lì, però comunque per degli afroamericani è un bianco. La questione del razzismo negli Stati Uniti è molto stratificata, non è solamente bianchi e afroamericani, insomma è un gran casino tutt'oggi. Quindi Vivian e Maya litigano ferocemente, però Maya decide di sposarsi lo stesso nel 1951 perché Tosh Angelos legge molto e a questo le piace e ha un legame particolare con Guy, a cui di fatto fa da padre. In questo periodo Maya si appassiona alla danza moderna e va per qualche tempo a studiare a New York e si appassiona alla danza africana. Purtroppo il matrimonio con Tosh non regge e divorziano nel 1954, quindi il matrimonio dura
3-4 anni. Torna in California e per mantenersi si esibisce negli strip clubs di San Francisco con le nozioni imparate a New York e utilizza lo pseudonimo di Maya Angelou, storpiando un po' il suo cognome da sposata. Si esibisce come ballerina finché non scopre che cantando si fanno il doppio dei soldi e allora inizia anche a cantare e a scrivere quelle che di fatto sono delle poesie sotto forma di testi per le sue canzoni. In realtà lei ha sempre scritto poesie, si è sempre esercitata, però diciamo che queste sono le prime che hanno una dimensione pubblica, essendo che vengono cantate davanti a un pubblico. A metà degli anni 50 Maya viene ammessa in una compagnia di attori afroamericani e finisce a fare un tour in Europa. Questo significa però lasciare Guy, che è piccolino, e lei ne soffre parecchio, però deve farlo per mantenerlo. Quindi parte per l'Europa e a Parigi incontra quello che diventerà uno dei suoi migliori amici, ovvero lo scrittore James Baldwin. Per lui bisognerebbe fare una biografia a parte, per ora vi consiglio di guardare le sue interviste e di leggerlo perché è un autore ma anche un personaggio molto interessante, mai scontato soprattutto, che è quello che piace a me. Nel frattempo Maya fa di tutto per accaparrarsi un lavoro stabile negli States, ma non ha successo finché nel 1959 incontra John Oliver Killens, che è uno scrittore afroamericano che la incoraggia a iniziare una carriera nel mondo dell'editoria e di trasferirsi a New York, perché New York era sicuramente molto più viva da un punto di vista editoriale, si può dire così, rispetto alla California. Quindi Maya si trasferisce ad Harlem nel 1960 insieme a suo figlio. Harlem in questo periodo è in piena crescita culturale, si sta politicizzando, siamo all'alba degli anni 60, che è una decade fondamentale per gli afroamericani negli Stati Uniti. Maya entra nella Harlem Writers Guild, che è un collettivo di scrittori afroamericani, e conoscenza di qua, conoscenza di là, riesce a pubblicare alcuni suoi testi, che per lo più sono poesie. Dopodiché ascolta per la prima volta Martin Luther King e viene colpita da questa idea della non violenza. Tra l'altro i due si incontrano e King chiede a Maya di lavorare, di fare attivismo, e lei accetta ovviamente in modo entusiasta. Solamente che l'anno dopo, nel 61, incontra ad Harlem lo scrittore Vusumtsi Make, che è un avvocato e attivista sudafricano che lotta contro la segregazione razziale. Lei si innamora di questa personalità combattiva e i due iniziano una relazione che porta Maya e Guy a seguire Vusumtsi al Cairo, dove vivono per un anno finché la storia tra i due naufraga. A questo punto Guy è in età da college, da università, e lui esprime il desiderio di studiare all'Università di Accra in Ghana, dove c'è una nutrita comunità afroamericana che si è trasferita per ritrovare le origini africane, la terra degli avi che erano stati deportati verso gli Stati Uniti. Purtroppo ad Accra Guy viene coinvolto in un incidente appena prima di iniziare le lezioni e si rompe il collo. La situazione è molto molto critica e Maya è distrutta. Guy rischia di rimanere paralizzato dal collo in giù e Maya prega per mesi per un miracolo, e dopo parecchia agonia Guy riesce effettivamente a tornare a camminare, e allora diciamo che la vita di Maya riprende a essere un po' più gioiosa. Lavora nell'amministrazione all'università e casa sua è aperta a tutti gli intellettuali afroamericani che vengono dagli Stati Uniti, un po' appunto per scappare alla segregazione razziale e un po' anche per studiare le proprie radici. È proprio una forma di attivismo, lo fece anche Nina Simone. Maya lavora per qualsiasi medium, giornale, radio, fa l'attrice teatrale, cura la rivista di African Review. Diciamo che una ne pensa e 100 ne fa
storpiando un po' il detto. Nel 1964 anche Malcolm X arriva ad Accra con lo stesso intento di tutti gli altri, ovvero riscoprire le radici africane. Diciamo che diventano molto amici, tanto che Maya decide di ritornare negli Stati Uniti per continuare la lotta per i diritti degli afroamericani. Però purtroppo Malcolm X viene assassinato poco dopo, il 21 febbraio del 65. La morte di Malcolm X per Maya è una tragedia, tant'è che si rifugia alle Hawaii da suo fratello Bailey. Rimane lì per 2 anni e ritorna a New York nel 67. Nel 68 il dottor King le chiede di organizzare una marcia. Lei accetta, ma a quella marcia lui non ci arriverà perché viene assassinato il 4 aprile del 68, che tra l'altro era il giorno del 40° compleanno di Maya. Lei ne esce distrutta, è il colpo di grazia che la richiude nel suo mutismo di quando era piccolina. A salvarla questa volta è il suo amico James Baldwin che bussa alla sua porta, la costringe a lavarsi e a vestirsi e la porta a cena a casa di un fumettista e di sua moglie. Quella sera a casa loro c'è un party e Baldwin incoraggia Maya a raccontare la storia della sua infanzia, cioè la costringe a parlare. Tutti gli invitati vengono catturati da questo modo che ha Maya di comunicare, che è molto ironico, ride delle tragedie e è anche un po' teatrale, perché comunque ricordatevi che lei aveva esperienza sul palcoscenico. Il giorno dopo la moglie del fumettista chiama un giovanissimo editore, Loomis, e gli suggerisce, diciamo molto caldamente, di far scrivere a Maya un'autobiografia. All'inizio Loomis non è per niente convinto, però poi vede un documentario che Maya ha scritto, che si intitola Black Blues Black, che racconta del rapporto tra gli afroamericani e i blues, e allora si convince e inizia a tempestarla di chiamate, ma lei non ne vuole sapere, finché accade qualcosa. He said, Miss Angelo, I won't call you again. I said, that's good. He said, because, you know, writing autobiography as literature is almost impossible. I said, well, in that case, I'll try. Scrive I Know Why the Caged Bird Sings, che è un'autobiografia dove racconta dei suoi primi anni di vita. Scrive del complesso di inferiorità che nasce dal razzismo e offre una testimonianza su come tentare di superarlo o di affrontarlo più che di superarlo. Racconta come abbattere quest'ombra con cui il pregiudizio oscura la luce dei bambini afroamericani. È una delle prime, se non la primissima autobiografia scritta da una donna afroamericana. Fino a quel momento le storie delle donne di colore negli Stati Uniti non venivano raccontate in prima persona. Se venivano raccontate, prendete ad esempio il libro The Help, da cui è tratto il film The Help, non erano scritte dalle donne di colore. Il libro è molto crudo, non censura la violenza, il sesso, la blasfemia, la pornografia, ma nonostante questo ha un successo internazionale. Maya non se lo aspettava minimamente, dato che lei si concepisce come scrittrice massimo teatrale, quindi per lei il libro sarebbe stato un fiasco, però viene piacevolmente sorpresa e soprattutto piovono altre proposte di lavoro. Nel 72 scrive il primo film scritto da una donna afroamericana, si intitola Georgia Georgia, per cui tra l'altro Maya scrive anche la colonna sonora. Nel 71 la sua raccolta di poesie Just Give Me a Cool Drink of Water Before I Die viene candidato al Pulitzer. Le sue poesie sono molto particolari perché non prescindono da lei, ovvero quando lei le recita fanno tutt'altro effetto, tanto che in molti considerano Maya più una performer piuttosto che una poetessa. Significa che le sue poesie hanno una dimensione pubblica, sono simili a canzoni. Forse per questo motivo spesso viene ignorata dal mondo letterario. Nel 73 si sposa con Paul Dufeu, penso si dica così, che è un costruttore gallese noto nei circoli letterari perché nel tempo libero scrive. È un personaggio
sui generis, a cui però piacciono le donne forti perché era già stato con delle femministe de ferro. In questo periodo Maya continua a scrivere febbrilmente per qualsiasi medium, scrive articoli, documentari, poesie, canzoni, tra cui alcune di Roberta Flack, e scrive anche per il teatro e la televisione. La sua writing routine, come piace dire agli scrittori, è peculiare. Va in albergo la mattina molto presto, chiede una stanza dove non ci deve essere nessun quadro, nessuno specchio, nessuna fotografia alle pareti, chiede una bottiglia di un qualche superalcolico, delle carte per giocare a solitario e si porta un dizionario. Chiede anche un block notice dell'hotel e scrive su quel block notice fino a 12 pagine più o meno in una mattina. Poi fa check out nel primo pomeriggio e dentro la sera edita le pagine che ha scritto la mattina. Non so come facesse a scrivere 12 pagine al giorno. E voi giustamente vi chiederete che cavolo le serve un superalcolico prima delle 10 della mattina? Perché l'ispirazione lei la trova tornando indietro nel passato e rivivendo parti traumatiche della sua vita. E non romanticizzando questo processo come fanno molti artisti, tipo l'ispirazione è una catarsi e stronzate del genere, rivive delle cose brutte della sua vita. Crede che per scrivere occorra raccontare la verità, però spesso è molto difficile arrivarci perché noi ci barrichiamo dentro un dedalo di distorsioni e di bugie che ci raccontiamo, che sono i nostri meccanismi di autodifesa, e a questo serve l'alcol. D'altronde, come diceva Fran Lebowitz, se ti devi guardare allo specchio è meglio che uno dei due sia ubriaco. Si può fare anche con la terapia, cioè con la psicoterapia, non serve necessariamente l'alcol. Non sazia, comunque mai alle volte recita anche, fa la regista per teatro. Diciamo che gli anni 70 sono un po' la sua reputation era. Premi, lauree, onorarie, onorificenze di vario tipo, chi più ne ha più ne metta. Purtroppo però nell'81 divorzia da Dufeu, però i due rimangono amici molto stretti, tant'è che lei lo aiuta anche economicamente quando ha bisogno. A questo punto Maya sente di dover scappare dallo stress, troppo lavoro, e deve fare i conti con le violenze personali subite da piccolina, e allora decide di trasferirsi in North Carolina, dove lavora come professoressa nel Dipartimento degli Studi Americani dell'Università di Wake Forest. Lei trova nell'insegnamento la sua dimensione ed è infatti qui che lavora e vive fino al 2011. Lei adora insegnare e ha un approccio olistico alla cultura, cioè insegna materie che a primo impatto non c'entrano niente l'una con l'altra, tipo teatro e scienze. Questo però perché lei crede che ogni nozione sia correlata anche ad altre nozioni, perché fanno tutte parte dello stesso ambiente, cioè dello stesso mondo. Comunque nel 1993 il neoeletto presidente democratico Bill Clinton le chiede di recitare On the Pulse of Morning, che è una sua poesia, per la sua cerimonia inaugurale. History, despite its wrenching pain, cannot be unlived, but if faced with courage, need not be lived again. Lift up your eyes upon this day breaking for you. Give birth again to the dream. Women, children, men, take it into the palms of your hands. Mold it into the shape of your most private need. Sculpt it into the image of your most public self. Lift up your hearts. Each new hour holds new chances for new beginnings. Do not be wedded forever to fear, yoked eternally to brutishness. The horizon leans forward, offering you space to place new steps of change. Grazie a questa occasione Maya diventa ancora più conosciuta e gli statunitensi tornano a leggere molti dei suoi lavori. Addirittura la registrazione di On the Pulse of Morning vince un Grammy. Maya non si ferma mai, nonostante fosse andata a Wake Forest per rilassarsi. Scrive e dirige il suo primo film Down the Delta, diventando la prima afroamericana a dirigere un film per una grandissima casa di produzione. Collabora con musicisti, come abbiamo detto, continua a farlo.
Continua anche a scrivere libri autobiografici e rimane sempre attiva anche in politica, supportando principalmente i democratici, in particolare Hillary Clinton e Barack Obama alle presidenziali. Lavora fino alla sua morte il 23 maggio del 2014 a 86 anni. Nel corso della sua vita Maya ha scritto 7 autobiografie, nessun altro ha mai raggiunto questo numero di autobiografie. Questo perché ognuna parla di una parte diversa della sua vita, dalla sua infanzia all'assassinio del dottor King, e lei utilizza la propria vita come un esempio, una testimonianza di tante battaglie vissute sulla pelle degli afroamericani. Quindi diciamo che è una prospettiva micro per raccontare qualcosa di macro che succede a tantissime persone come lei. Lei rende proprio la sua vita un'opera d'arte. Utilizza la scrittura come un metodo per riordinare questa realtà di sofferenza e per riuscire in questo modo a trovarne un senso e a sopravvivere. Tutto il mio lavoro, la mia vita, tutto ciò che faccio riguarda la sopravvivenza, non una sopravvivenza semplice, terribile e faticosa, ma una sopravvivenza con grazia e fiducia. Sebbene si possano incontrare molte sconfitte, non si deve essere sconfitti. La sua poesia poi ha influenzato geni del rap afroamericano, primo fra tutti Tupac, ma anche Kanye, che ora purtroppo ci ha lasciato con la cabeza, ma entrambi hanno avuto un ruolo cruciale nell'affermazione sia del rap sia di una certa modalità di scrittura e di produzione. Non credo che Kanye abbia mai incontrato Maya Angelou, ma Tupac sì, sul set di Poetic Justice, che è un film che vi consiglio assolutamente di vedere con Janet Jackson e anche con Tupac. In realtà Maya lo sente arrabbiato, che continua a ripetere la N-word, continua a dire tantissime parolacce, e allora decide di prenderlo in disparte. And so I said to him, may I speak to you? And he was cursing. I wouldn't give a... I said, I understand that, but let me speak to you. If these mother... I said, I got you. However, let me speak to you. And finally, I said, when was the last time anyone told you how important you are? Did you know our people stood on auction blocks, were sold, bought and sold? Did you know, so that you could stay alive today? And finally he heard me and stopped talking and started to weep. And I put my arms around him. Maya Angelou è stata un'insegnante, è stata un'attivista, una scrittrice, è stata una donna che ha preso la vita molto sul serio, questo senza ombra di dubbio. Lei ha cercato la propria identità attraverso anche il dolore, diciamo, non censurando il dolore, ma forse proprio attraversandolo, no? È anche scappata, tipo quando è andata alle Hawaii o quando ha deciso di vivere in Ghana, ad Accra. È scappata dal dolore, dalla sua realtà perché non ce la faceva, ma è sempre tornata perché alla fine la sua identità non poteva prescindere anche da questa piaga che colpiva, no, gli afroamericani, li colpisce tutt'oggi. Questo per dire che uno non deve per forza sempre rispondere al dolore, essere resiliente come ci viene detto, accettare la realtà così com'è. Maya se n'è andata 2 anni alle Hawaii e arrivederci e grazie. Giustamente non ce la faceva a sopportare quel dolore, come gli afroamericani che andavano in Ghana per scappare alla segregazione razziale, assolutamente legittimo. Non erano dei falliti. Alle volte non è facile perché abbiamo tantissime responsabilità, soprattutto più si cresce più abbiamo queste responsabilità, poi magari nascono figli, quindi non è che possiamo proprio prendere e andarcene dove ci pare. Maya aveva un figlio, non era ricca, sfondata, pure l'ha fatto. Ovviamente in modo molto meno drammatico è una cosa che può succedere benissimo a tutti quanti, di non riuscire a sopportare il dolore, no? E questa cosa viene complicata ulteriormente dal fatto che sentiamo la pressione di dover riuscire a sopportare quel dolore perché è quello che ci si aspetta da noi. Non ci pensiamo, non lo rielaboriamo, facciamo finta che vada tutto bene,
e che quel dolore non faccia parte anche della nostra identità e che non sia un mattone anche della nostra storia. Però secondo me è meglio fare come fa Maya, cioè scapparsene veramente, cioè anche fisicamente, scapparsene per qualche tempo e poi si ritorna, però avendo rielaborato quella cosa lì piuttosto che lasciarla così irrisolta. Vabbè, comunque basta queste cose. Comunque la storia di oggi si conclude qui. Spero vi sia piaciuta. Ricordatevi di iscrivervi al canale Be Mindful con le vostre subscriptions, ok? Che dovete guardarli poi i video perché sennò non serve a niente. Noi ci vediamo settimana prossima con una nuova vicenda esistenziale di un'artista crepata e dimenticata. Ricordatevi di lasciare un commento se avete anche suggerimenti su artiste che vi interesserebbe conoscere di più o che insomma avete da consigliarmi, e noi ci vediamo prossimamente. Bacini sul nasino.